Questo lavoro lo faccio perché da piccolo io praticamente sono nato in campagna, tra le vigne, correndo tra i boschi, giocando con i trattori. Questo mi ha affascinato perché la terra, io vedo, ci dà qualcosa in più che altri lavori. Io ho provato a fare anche un altro lavoro, vedete, io ho fatto l'elettrauto. Mi piaceva, ma non avevo questa soddisfazione, questa benessere come sto adesso, come mi può dare la terra, come mi può dare questo lavoro. Questo per me è stato molto importante. Deve esserci un rispetto per il territorio, perché io il territorio poi devo consegnarlo ai futuri nipoti, come adesso sto consegnando a mio figlio, ma un territorio più pulito rispetto a come l'abbiamo avuto noi. Che c'era una fase che era questo inquinamento, c'era un po' di tutto, adesso stiamo piano piano ripristinando la natura, nel nostro piccolo, come si intende, no? Però l'obiettivo è quello di consegnarlo ai miei nipoti e al mio figlio, diciamo, in modo meglio possibile, insomma. Ma chiaramente i ricordi migliori sono quelli d'infanzia che eri spensierato. Inconsciamente giocavi, diciamo, con i trattori, era un gioco all'inizio. Questo qua mi è rimasto, io ho passato ore e ore sul trattore a giocare, anche se non guidavo, però mi immaginavo di guidarlo, no? E questo qua mi è rimasto. E poi si è avverato nel tempo, insomma, no? Accanto a me, diciamo, è una ribolla gialla che rappresenta Oslavia. Infatti noi come associazione spingiamo molto questo vino perché ci rappresenta come noi persone, perché è un vino di carattere, è un vino può piacere, non può piacere, per quello dico che assomiglia a noi di gente di Oslavia. Io annuso, sento il territorio, ma il lavoro che c'è dietro questo vino, e quello è importante, no? Perché io dico sempre, bisogna sempre pensare cosa c'è dietro il vino, quanto lavoro c'è, quanti passaggi facciamo noi prima di vendemmiare questo benedetto vitigno o qualsiasi vitigno. Per quello la gente deve pensare, diciamo, ai sacrifici che si fa prima di mettere in bottiglia un vino, no? Per quello c'è un rispetto, come noi rispettiamo la natura, perché è inutile, non è che noi siamo bravi a fare il vino, è che noi dobbiamo rispettare la natura, lavorare in collaborazione con la natura e poi abbiamo questi bei prodotti, dobbiamo solo poi trasmetterli, far capire alla gente perché facciamo questo prodotto, cosa c'è dentro questo prodotto. E il vino non è come una bibita, lo bevi e finisce lì. Bisogna ragionare, pensare e parlare. Il vino deve emozionarmi, perché sono vini che hanno un'anima, questi vini, non sono vini, diciamo, convenzionali, ma questi hanno cose in più, c'è un'anima, c'è dietro il produttore, quello è il bello, no? Io mi ritengo che il mio vino lo cerco di fare un vino equilibrato. Equilibrato vuol dire riflessi, profumi, deve essere tutto equilibrato, non estremo. Mi piace essere abbastanza equilibrato, quello è il mio carattere, no? Per quello dico che nel vino rispecchi anche il carattere del produttore e viene trasmesso questo carattere, è inutile. Abbiamo l'esempio del ribolleggiare di Oslavia, siamo 7 produttori, stesso territorio, stesso vitigno, però abbiamo 7 vini diversi, 7 interpretazioni diverse. Tanto gli do il benvenuto nel nostro territorio e poi li ospito in cantina se vogliono. Questa è la cosa più bella. Dobbiamo essere ospitali, dobbiamo trasmettere questa ospitalità e il modo, siamo già contenti se vengono per conoscere il territorio.